Il diavolo dietro la musica. Il patto di John Lennon. C'è un racconto inquietante che aleggia dietro la repentina ascesa dei Beatles. Una storia che riguarda un presunto patto oscuro del loro leader John Lennon con il maligno. Un accordo con Satana che avrebbe cambiato per sempre la loro vita. Cosa successe la notte che cambiò tutto? Il 27 dicembre 1960, al Town Hall Ballroom di Leatherland, in Inghilterra, una band di Liverpool si esibisce come tante altre. John Lennon è un giovane musicista ambizioso, pronto a tutto pur di sfondare nel mondo della musica. Secondo alcune teorie, la sua determinazione lo avrebbe spinto a un passo estremo, quello di stringere un patto con il diavolo per ottenere fama e successo. Quella notte segna un punto di svolta inspiegabile. Fino ad allora, i Beatles erano una delle tante band emergenti. Eppure, durante quella performance accade qualcosa di strano. Il pubblico reagisce con un entusiasmo mai visto prima. Le ragazze urlano, la folla si riversa sul palco in preda all'euforia. Da quel momento in poi, la Beatlemania esploderà in tutto il mondo. Ma perché proprio in quella serata tutto cambia? Secondo Joseph Niezgoda, autore del libro The Lennon Prophecy, quel successo improvviso non fu frutto del caso, ma il risultato di un accordo oscuro. Dopo quella serata, la figura di John Lennon comincia a prendere contorni inquietanti. Inizia a mostrarsi apertamente anticristiano, compiendo atti provocatori, come quando nel 1966 dichiarò: "Siamo più famosi di Gesù Cristo". Il suo atteggiamento diventa sempre più controverso, alimentando le voci su un possibile legame con forze oscure. E poi, il tragico epilogo. L'8 dicembre 1980, Lennon viene assassinato davanti al Dakota Building di New York. Mark David Chapman, il suo killer, dichiarerà in seguito di aver sentito una voce nella sua testa che lo incitava a compiere il delitto. Fallo, fallo, fallo. Chapman ammetterà poi di essere stato posseduto da un'entità maligna e chiederà un esorcismo in prigione. Se davvero Lennon avesse stretto un patto 20 anni prima, quella notte il contratto sarebbe giunto alla sua scadenza. Niezgoda raccoglie prove sorprendenti. Nelle copertine degli album e nei testi delle canzoni dei Beatles ci sarebbero riferimenti occulti, simboli esoterici e messaggi nascosti che sembrano predire la fine di Lennon. La copertina di Yesterday and Today, conosciuta come Becher Cover, mostra i Beatles vestiti da macellai, circondati da pezzi di carne e bambole smembrate. Un'immagine che, secondo alcuni, richiama riti satanici legati all'infanticidio. Lennon raccontava spesso che molte delle sue idee gli venivano in sogno, come se qualcuno gliele suggerisse. Nell'ultima canzone che stava registrando, Help Me to Help Myself, canta parole che sembrano un messaggio premonitore. Ho provato così duramente a rimanere in vita, ma l'angelo della distruzione continua a perseguitarmi ovunque. E alla fine della traccia, la sua voce sussurra parole enigmatiche. Capisco, capisco, ecco come lo farai. Tesoro, ok. Un altro elemento misterioso nella vita di John Lennon è l'influenza di Yoko Ono. Artista d'avanguardia giapponese, Yoko era profondamente legata all'esoterismo e alla magia rituale. Secondo alcune fonti, praticava occultismo e partecipava a rituali di invocazione. Lennon era ossessionato da lei, tanto da definirla una strega. Ma si trattava solo di un'espressione simbolica o c'era qualcosa di più? Nel 1979, Lennon confessò all'amico Andy Peebles: "Mi sento come se qualcuno o qualcosa mi ha tenuto in vita per tutti questi anni, ma ora quell'entità mi ha lasciato". Un anno dopo, venne assassinato. Molte canzoni di Lennon e Yoko Ono contengono messaggi strani, ma il caso più inquietante riguarda la canzone Kiss Kiss Kiss, incisa nel 1980 da Yoko Ono. Se ascoltata al contrario, emerge chiaramente una frase agghiacciante: 666, ovvero 6, 6, 6 che è il numero di Satana. Provate e vedrete che è così. Infine, il testo agghiacciante: We shot John Lennon. Abbiamo sparato a John Lennon. Questa frase, che sembra preannunciare la morte di Lennon, fu registrata prima che avvenisse il tragico omicidio. Tutto ciò sembra dare credito alla storia di Mark Chapman,
il quale sosteneva che i diavoli gli avevano ordinato di uccidere Lennon. Era tutto scritto nei dischi. Dopo l'uscita di quel brano, Lennon sarebbe stato colpito come previsto, confermando l'inquietante legame tra la sua morte e il destino oscuro predetto. Le connessioni tra i Beatles, l'occulto e la tragica fine di John Lennon sono solo suggerimenti, coincidenze o ci sono forze oscure che avevano già scritto il destino del musicista. Come sempre, ognuno può trarre le proprie conclusioni. Tuttavia, ciò che è certo è che la storia dei Beatles è intrisa di mistero e continua a suscitare fascino e inquietudine, soprattutto se pensiamo che abbia a che fare col demonio.